C'è da parte... questo è molto grave perché abbiamo visto distintamente Ferri espulso. Inter è la partita di ritorno per i quarti di finale di Coppa UEFA, c'è un'ampia partecipazione di tifosi italiani, circa 3.000 sono venuti che l'Inter riesca a qualificarsi. C'è stato subito questo lancio con le mani sulla rimessa da parte di Baresi, poi nella stessa posizione sia Altobelli che nerazzurra, subito primo piano per Schumacher, che è stato definito uno dei migliori portieri del mondo, colpo di testa di un difensore, pallone lanciato in avanti, subito la proiezione della formazione tedesca, seguiamo questo scatto di Lenov, c'è l'intervento in tackle scivolato da parte di Collovati e palla libertà per Engels, subito tentato il tiro di destro, raso terra abbondantemente fuori, rientra il giocatore, va a prendere la sua posizione, a farsi largo, effettuato un lancio e falloso l'intervento da parte di Allofs, un lancio e c'è subito il pericolo per Zenga che deve uscire di piede, porta vuota, arriva, salvataggio sulla linea da parte di Collovati, e questo tentativo della formazione nerazzurra cerca di portarsi avanti il pallone senza riuscire Altobelli, finta di Allofs, poi anche Causio, ostruzione di Causio, l'arbitro indica che si può proseguire, un colpo di testa che poi è diventato uno stop, invece è meglio di quello che era a San Siro, e tanto c'è da parte... questo è molto grave perché abbiamo visto distintamente Ferri espulso, molto grave, è intervenuto Ferri a scalciare Hartwig, anzi il replay, è arrivato Ferri, ma è stato anche Allofs, adesso si è visto che è stato Allofs che ha cercato di scalciarlo, siamo rientrati, palla colpita da Bain, mentre improvvisamente tornavano in diretta, Causio va a prendere posizione, c'è anche Marini molto sotto porta, c'è la respinta da parte di Schumacher, però ecco che è avanzato Altobelli a cercare di difendere, ecco inquadrato soltanto adesso, è entrato in campo B, a infilarsi fra tre avversari, viene servito Altobelli, è stato colpito duro, però resta a terra Rummenigge di effettuare il lancio, ecco che Altobelli sembrava si dovesse preparare al tiro, vedremo di chi sarà la rincorsa, tenta Brady, occasione per Marini, gol! Splendido, grande soddisfazione naturalmente qui sotto la nostra tribuna, imprendibile, ha fintato il tiro al 17esimo del primo tempo, ha fintato il tiro Brady, poi ha dato a Marini che al limite dell'area di rigore lasciato inspiegabilmente libero, lo rivediamo, guardate quanto spazio a Marini, tira al volo una sberla imprendibile a fil di palo che sfiora anche il palo, dopo respinta di testa, poi la palla fuori da parte di Baresi, c'è un fallo, questa volta crolla e rimane a posizione, c'è stato la finta di Brady che ha dato l'impressione di tirare, che ha invece il popete ancora sullo stesso lato con Haas che ha saltato Rummenigge, va al tiro Haas e poi ferma con la mano Zenga, il tiro molto ad effetto, la palla vi finisce oltre la linea per Altobelli, la posizione molto arretrata, mentre guardate come viene trattenuto Rummenigge da parte di Engels, ancora Altobelli, ostruzione su di lui, il fallo di Marini, possibilità di andare al contropiede, scatta Marini sulla sinistra, forse scatta Baresi sulla sinistra, riceve adesso, è in grado di andare verso la rete, peccato, era stato anticipato da Prestini, il marcatore di Rummenigge, peccato, aveva fatto un'ottima cosa, varicare anche le maglie della difesa nerazzurra. Marini si libera con una spallata del proprio avversario, no, finta Littbarski, e poi c'è il tiro di Engels, la parata di Zenga con palla che era stata anche deviata, mi pare da indietro, arretrato, cerca di dare una mano, fallo, e questa volta l'arbitro ha l'intenzione di tirare fuori un cartellino giallo e finalmente anche ho l'impressione che proprio da lui possono venire maggiori pericoli, c'è lo stop e poi il tiro sul tentativo di Marini. Ecco che rientra Allofs, non c'è piega il solito Haas larghissimo, un pallone al centro, si libera in qualche modo e va a tentare il tiro. Allofs arriva come una furia sotto porta e il pericolo è di aver eliminato lo Sport di Bucarest, il Ranger di Glasgow e l'Hamburgo. Colonia ha eliminato. È stato una interruzione audio sul collegamento internazionale, gli sviluppi di un calcio di punizione, parte la botta di Brady che viene ribattuta, poi Bergomi per servire al centro Bain
c'è un giocatore solo, Littbarski non riesce a controllare fortunatamente il buon pallone. Littbarski era praticamente solo davanti a Zenga. Da uno studio di Roma c'è un'interruzione sul collegamento audio con Colonia, tiro di Littbarski, anzi no, non è Littbarski, Engels, numero 10 Engels, che passa punti di sutura. Avanti il Colonia, che viene ammonito da Ponné. Littbarski a sorpresa mette al centro, poi tenta la confusione il numero 10 Engels, ma c'è ancora un intervento irregolare da parte dei giocatori dell'Inter. Littbarski tocca per Steiner, il gran tiro passa un paio di metri distante dal palo sinistro della porta di Zenga. Proprio in questo istante il fischio di Ponné. Vitanza, vada pure. C'è anche un'altra sostituzione della quale vi daremo notizia adesso, possibilità per l'Inter, per Zenga, l'intervento e palla che dà l'impressione di terminare in rete proprio con il giocatore appena entrato, che si tratta di Strack, che è in campo al posto di Haas, che era in avanti ancora sulla fascia destra. Littbarski si prepara forse al tiro, però sta entrando in area, tiro di Littbarski, per fortuna il rasoterra non è indirizzato verso la porta. Ci sono 3 giocatori dell'Inter, ancora come prima un tentativo da parte di Marini, intervento da parte anche di Rummenigge che si scontra con Schumacher. Questa volta ancora questa volta non si fa sorprendere Schumacher, cerca di andare al tiro. Brady, sapiente incontro dell'Inter con Brady, ancora un cross, questa volta c'è il tentativo e da 2 passi Mandorlini manca incredibilmente il gol del raddoppio. Il colpo di testa era stato di Rummenigge, lo rivediamo nel replay. Rummenigge aveva preoccupato e ancora il fallo questa volta su Altobelli, anche su Rummenigge, le 2 punte entrambe a terra, stato colpito al fianco Altobelli, mentre adesso questa è un'occasione pericolosa, tiraccio e pallone che finisce in rete. Siamo purtroppo stati profeti. Il Colonia si porta sul punteggio di parità. Siamo adesso al 19esimo, il centravanti Bain ha trovato un sinistro, scatto in velocità e poi costretto ancora all'uscita Zenga, mentre si era prendibile, comunque sia, si è trovato in vantaggio. Adesso un nuovo tiro e questa volta ha colpito il palo, poi dopo il palo di Bain, ancora dopo il tentativo da parte di Arpi con palla che è finita alta sul panno. Seguiamo Allops, è un buon tiratore Allops, e decide di andare in uscita Zenga e blocca un pallone. Su di lui è intervenuto in maniera differenziale nei confronti di Altobelli i difensori del Colonia. Questa volta viene ammonito anche Collo, perde palla Bini, ecco che arriva dalla retrovia Baresi, tenta il tiro, poi la parata, non vi so dire, in fuorigioco, il guardalinea aveva appena Altobelli, ancora per Andorlini, molto bene, cerca di dare in centro, c'è la possibilità per Rummenigge, gol! Splendido, è il gol di Rummenigge, 2-1, il nostro entusiasmo, dobbiamo dire in cabina, è pari a quello di Zenga. Imprendibile il gol con il tiro di collo pieno da parte di Rummenigge, e a questo punto deve segnare un grappolo di gol la formazione Bare Zenga. Palla alzata pericolosamente, un colpo di testa pericolosissimo con palla che sibila per Altobelli di andare in contropiede. Vediamo che si ferma il giocatore da solo, c'è un giocatore alle spalle, forse decide di andare avanti da solo, ecco che viene ostacolato e spostato irregolarmente Baresi, ecco che riceve proprio Baresi finta, poi decide di crossare adesso, colpo di testa mancato, però Marini tenta un po' la disperata e per evitare che questa volta salta il proprio avversario. Grandi applausi, ecco il cross, peccato per Altobelli, la palla era troppo alta, portati in avanti, ancora Brady può effettuare il cross, gol! E questa volta sul 3-1 c'è veramente da far festa in ogni senso. Cross di Brady e Rummenigge di testa ha infilato un pallone che Schumacher è appena riuscito a sfiorare. Grandissima festa, vedete anche fra i soli per un attimo in barca i difensori del Colonia. Chiede palla ancora Altobelli, vediamo Altobelli, costringe ancora
il difensore a mettere in angolo, l'angolo nella curva del Colonia, accendono un fuoco con cui credo stiano bruciando tutte le ultime speranze di poter agguantare una qualificazione. 40°, calcio d'angolo ancora in favore dell'Inter, telecamere che non vanno a cercare il pallone, forse la partita ha già detto tutto. Strepitosa vittoria di una squadra che ha dato anche l'allenatore Leur, ancora un cross e lascia un pallone incredibilmente. Ha tirato una stangata proprio contro il palo, adesso forse cercano l'altro gol, non ci riescono, tanto peggio per loro, su un campo e su una trasferta che sembrava difficile. Ed ecco l'arbitro che, mentre il campo, le tribune si stanno spogliando dei suoi sostenitori, ecco che il Colonia, abbandonato anche da gran parte del suo pubblico, lascia il campo. Vi confermo, grandissimi venerdì a Ginevra, e le partite si giocheranno il 10 e il 24 di aprile. A tutti grazie per la cortese attenzione, ci confidiamo con immagine lieta dell'Inter vittorioso sul campo di Colonia. Dicevo, a tutti grazie per la cortese attenzione e buonasera.